Ti capita mai il giorno dopo un allenamento intenso di avere un indolenzimento muscolare? Oggi scopriamo di che cosa si tratta. Caro 451, probabilmente ti sarà capitato dopo un allenamento impegnativo, ad esempio collinare, un allenamento in palestra, un allenamento nuovo, di provare un indolenzimento muscolare. Non subito, probabilmente il giorno dopo o anche 2 o 3 giorni dopo. Non preoccuparti, è una cosa che può capitare e oggi vedremo di che cosa si tratta e verso la fine del video ti svelerò anche come farlo passare più velocemente, quindi rimani fino alla fine del video. Storicamente la prima risposta è sempre stata: quello è acido lattico. Ancora dei runner che alleno che ogni tanto mi scrivono: coach, l'allenamento di ieri mi ha veramente ammazzato, oggi ho del gran acido lattico in tutte le gambe. In realtà questa non è la risposta giusta, è stato scientificamente dimostrato. O meglio, tutte le scorie che avvengono quando facciamo allenamenti a media ad alta intensità provocati, diciamo, come residui dei lavori del lattato, vengono smaltiti entro 60-90 minuti dal corpo. In realtà io da bambino pensavo che avessimo delle sacche di acido lattico nei muscoli, ma ovviamente non è assolutamente così. E allora, che cosa sono quei dolori? Quei dolori si chiamano DOMS, è un acronimo inglese e in italiano potremmo tradurli con dolori muscolare insorgenza ritardata, o forse meglio addirittura indolenzimento muscolare. Ci sono diverse teorie. Quella più accreditata è che questi dolori siano dati da dei microtraumi muscolari che vanno ad attivare i recettori del dolore, e questo ci fa provocare appunto percepire del dolore che sentiamo ad ogni minimo movimento o attivazione muscolare. C'è da preoccuparsi? Assolutamente no. Chiaramente quello è un segnale che abbiamo lavorato molto di più di quello che siamo abituati a lavorare, probabilmente non abbiamo rispettato un principio di progressività oppure abbiamo fatto un'attività completamente nuova. Quali sono le attività che influiscono di più e che possono portare più a questi dolori? Sono quelle attività che portano ad utilizzare movimenti muscolari soprattutto in modo eccentrico, quindi in allungamento muscolare. Facciamo degli esempi: la corsa in discesa altamente impattante potrebbe portare questo tipo di dolore post traumatico, quindi tra le 24 e le 72 ore dopo, soprattutto se non siamo abituati a farle. Ma anche gli esercizi di forza. A proposito, se vuoi rimanere aggiornato sulla forza, iscriviti al canale dove trovi molti video che trattano l'argomento della forza per i runner. Esercizi di forza come lo squat nella parte discendente, se non siamo abituati a farli, magari li stiamo facendo con pesi che di solitamente non utilizziamo maggiori, probabilmente il giorno dopo potremo, o i giorni successivi, potremo percepire questi dolori. Dicevo, c'è da preoccuparsi? Assolutamente no. Non sono segnali che qualcosa non stia funzionando, sono segnali che abbiamo fatto un'attività che non siamo abituati a fare. Quello però che dobbiamo fare sempre è avere una coerenza nei nostri allenamenti, quindi anche una progressività. Probabilmente se abbiamo iniziato ad esempio a correre in montagna, comunque con corse collinari, non facciamo passare un altro mese tra la prima e la seconda corsa, perché probabilmente passando un mese ritorneremo ad avere questi dolori. Come la palestra, l'abbiamo provata una volta, iniziamo a dare una coerenza, una progressività e legame tra le varie attività con una progressività dei carichi e delle attività fatte. Vedrete che già dopo 3-4 volte questi dolori spariranno. Ma se li voglio far sparire subito, bene, ve l'avevo promesso, ora ve lo dico. Chiaramente possiamo anche non far nulla, semplicemente riposare e vedrete che piano piano questi dolori andranno via. Però ad esempio un'attività blanda, anche una corsetta leggera, una pedalata leggera, una nuotata, grazie all'attivazione muscolare, soprattutto in questo caso in maniera concentrica, ma anche grazie all'aumento della circolazione, aiuterà a recuperare prima da questi dolori. Come può aiutare? L'alternare sorgenti calde con sorgenti fredde di applicazione sul muscolo, anche solo la doccia con acqua calda e acqua fredda. Come possono aiutare dei massaggi ovviamente fatti da mani esperti,
come potrebbero forse un po' aiutare anche quegli indumenti compressivi che, migliorando il ritorno venoso, in questo caso, anche se in maniera indiretta, potrebbero ridurre i DOMS. Quindi la prossima volta che un vostro amico runner vi dice ieri ho fatto un allenamento pesante e oggi ho acido lattico dappertutto, spiegategli che non è così, ma che è un DOMS, ovviamente sempre con il sorriso, e voi non vi resta che guardare questo video.